Ciao a tutti, avete mai pensato di visitare Pompei? Allora questo è il video che fa per voi. Qui vi mostreremo le maggiori attrazioni e vi suggeriamo come organizzare la visita in questo enorme sito archeologico a seconda del tempo che avete, per evitare gli errori che noi stessi abbiamo commesso, così non dovete ripeterli voi. Il tempo minimo da dedicare agli scavi secondo noi è un giorno pieno. Non pensate nemmeno di andarci per mezza giornata, finireste per vedere quasi nulla e a non sfruttare appieno il biglietto che avete pagato profumatamente. In primis, quindi, parliamo di biglietti e che implicazioni ci sono. Vediamo sul sito che ci sono addirittura 5 tipi diversi di biglietto. Sconsigliamo il Pompei Express perché per 4 euro in più vale la pena visitare anche la Villa dei Misteri già che siete lì. E comunque di Express c'è molto poco, come potete vedere dalla mappa dell'enorme sito. Quindi se pianificate di vedere gli scavi per un solo giorno, consigliamo il biglietto Pompei Plus, che a marzo 2025 viene 22 euro a persona. Se invece avete 2 giorni, potete considerare il biglietto 3 Days, che per 26 euro vi consente di vedere un giorno gli scavi, con Villa dei Misteri inclusa, e un altro giorno Oplontis, Villa Orianna, Villa San Marco, Museo di Stabia e Bosco Reale, siti esterni raggiungibili tramite navetta inclusa nel prezzo del biglietto. Attenzione che, come ci siamo noi resi conto, questo biglietto consente solo un accesso per sito, quindi non è utilizzabile se poi il terzo giorno, essendovi resi conto di aver visto poco o nulla il primo, vorrete ritornare negli scavi. I siti esterni che abbiamo nominato prima sono visitabili tutti in una giornata, quindi se pensate di rimanere agli scavi per 3 o più giorni, vi conviene il biglietto My Pompei Card da 35 euro, che vi permette di tornare agli scavi il terzo giorno e oltre. Senza questo biglietto dovreste pagare 26 più 18, che fa ben più di 35. Se invece avete meno di 25 anni compiuti, allora il tutto vi costa quasi nulla e anzi vi conviene usufruire di volta in volta dei biglietti ridotti, che sono smodatamente meno cari, e ve la cavate con 4 euro in 3 giorni. Infine, secondo noi, conviene acquistare i biglietti online per saltare la fila, al prezzo di 1 euro in più. Tuttavia ne vale la pena perché, credete a noi, il tempo per visitare gli scavi è sempre poco, e mezz'ora in più può essere utile. Fate attenzione anche agli orari degli scavi, che aprono alle 9 e mentre d'estate chiudono alle 7, d'inverno, cioè novembre e marzo, chiudono alle 5, o almeno così dicono. In realtà le attrazioni da visitare all'interno chiudono alle 4. Quindi eccoci al primo giorno di visita, che per alcuni può essere l'unico, con il nostro biglietto, scarpe comode e questa dispersiva mappa lenzuolo che potete prendere all'ingresso. Evitate di portare forbicine tagliaunghie nella borsa, se no ve li sequestrano al metal detector. Se come noi entrate dall'ingresso di Piazza Anfiteatro, potreste essere tentati dal rimanere un po' troppo nell'anfiteatro. Bello sì, ma c'è ben di più da vedere. Quindi consigliamo senza indugio di dirigervi verso Porta Ercolano, dall'altro capo degli scavi, per visitare subito la Villa dei Misteri. Percorrerete quindi 1,5 km senza distrarvi troppo con attrazioni intermedie. Attenzione che a Porta Ercolano dovrete mostrare nuovamente il biglietto, perché questa parte non è accessibile con il biglietto di 18 euro, quindi non perdetelo. Noi in effetti lo abbiamo perso, ma il bigliettaio è stato gentile. Abbiamo potuto mostrargli la ricevuta della carta di debito, però voi potreste non essere così fortunati. Appena varcata la porta siete nella via delle tombe, detta così perché è la necropoli. Potete vedere la villa di Diomede, dove si vede il luogo delle antiche terme, ma l'attrazione maggiore di questa sezione degli scavi è la Villa dei Misteri, con i suoi affreschi ben conservati, in particolare quello appunto dei misteri. È tra le maggiori attrazioni del sito. Vi consigliamo di vederlo bene e di leggere la descrizione. Sembra quasi una cosa da libro fantasy. Uscendo dalla porta Ercolano dove siete entrati, siete qui e potete visitare la Regio Sesta. Tra tutte le attrazioni di questa zona vi consigliamo la Casa del Fauno, qui sulla mappa, con uno splendido mosaico di Alessandro e appunto il fauno, da cui la casa prende il nome. Proseguite poi per la Casa dei Vetti, che è famosa per un particolare affresco che raffigura il dio Priamo. Dopo la visita rimaniamo convinti che i romani avessero una religione molto più interessante della nostra. Sappiate che ci sono solo 2 bagni in questi scavi archeologici, quindi non bevete troppo e approfittatene quando siete vicini. Proseguendo nella Regio Quinta, andate a vedere la Casa delle Nozze d'Argento, tra mosaici ed affreschi, e la casa di Marco Lucrezio Frontone. Eccola qui. Avanti per 300 metri per via di Nola potete ammirare la necropoli di Nola. Consigliamo però di vederla dall'alto senza scendere perché il tempo è tiranno. Tornando indietro per via di Nola, a sinistra c'è la Regio Nona, dove suggeriamo di passare per le terme centrali. Qui in zona c'è anche un bagno con punto di ristoro, ma vi conviene portarvi un pranzo al sacco se proprio volete pranzare. Forse per ottimizzare i tempi, come abbiamo fatto noi, sarebbe meglio fare un'abbondante colazione e saltare il pranzo. Proseguite dritti e arrivate alla Regio Settima. Conviene vedere subito la casa di Sirico, dove sono esposti alcuni calchi delle vittime dell'eruzione di Pompei del 79 a.C. Immancabile appena lì vicino il lupanare, dove si faceva quello che pensate, e in cui ci sono questi maliziosi affreschi.
Proseguendo è suggestivo vedere il foro e gli edifici circostanti, come il santuario di Apollo e la basilica. Verso sud, nella Reggio Ottava, si potrebbero visitare la casa dei mosaici geometrici e quella delle pareti rosse, ma è meglio per motivi di tempo che tiriate dritto per vedere le attrazioni maggiori di questa zona: il teatro piccolo, vicino al quale c'è anche la toilette, e il teatro grande. Consigliamo di salire sugli scalini più alti di quello grande per vederlo dall'alto. Andiamo avanti verso la Reggio Prima e qui potete vedere la casa dei Cei con gli splendidi affreschi con scene di caccia, imperdibile, la casa di Menandro e la casa dell'Efebo. Se siete veloci potreste anche entrare nella Fullonica di Stephanus, un'antica lavanderia che ci fa capire come Pompei fosse una vera e propria città, e nella casa della nave Europa, però l'affresco principale, a gennaio 2025, non era visitabile e in tal caso potete saltarla. Proseguendo nella Reggio Seconda, dove siamo partiti, raccomandiamo assolutamente di vedere la casa della Venere in conchiglia con il meraviglioso affresco. Poi proseguite per la predia di Iulia Felix e passate per la Palestra Grande, dove c'è una mostra di affreschi e oggetti di vita quotidiana, tra cui questo pane carbonizzato, sicuramente sfornato la mattina dell'eruzione nel 79 a.C. E infine, se volete, potete dare un'ultima occhiata all'anfiteatro. Siamo abbastanza sicuri che, se ci avrete seguiti, sarete più o meno alla fine della giornata. Considerate infatti che dovrete seguire il percorso labirintico e chilometrico con l'aiuto della mappa lenzuolo e magari anche col GPS del vostro telefono se non volete perdervi. Le indicazioni lasciano a desiderare. Secondo noi è vero che il sito non è semplice, si tratta di un'intera città antica, ma l'organizzazione avrebbe potuto quantomeno suggerire dei percorsi di visita sulla mappa e magari indicare gli stessi sul territorio degli scavi. Comunque speriamo con questo video di aver supplito a ciò almeno in parte. Se avete un altro giorno da dedicare a Pompei, allora vi conviene avere il biglietto 3 Days, con il quale, con solo 4 euro in più rispetto a quello di 22, potrete vedere i siti esterni di Oplontis, Villa Arianna, Villa San Marco, Museo di Stabia e Bosco Reale. Ecco un assaggio, ma vi rimandiamo a un prossimo video per i dettagli. Comunque la logistica di questo secondo giorno di visita sarà più semplice, perché dei comodi pulmini, inclusi con il prezzo del ticket, vi scorrazzeranno tra un'attrazione e l'altra. Potrete infatti visitare tutti i siti esterni in un'unica giornata, come abbiamo fatto noi. Se poi avete un terzo giorno, sappiate che non andrà sprecato. Sicuramente il primo giorno non avrete visto tutto quello che avreste voluto vedere negli scavi. In tal caso vi conviene usare il biglietto da 35 euro a persona, che vi permetterà di girare con più calma gli scavi il terzo giorno. Se volete la nostra opinione più sincera, vi consigliamo, tempo permettendo, di fare il biglietto da 35 euro. Noi infatti avevamo preso il biglietto da 26, sottovalutando largamente le distanze. Quindi il primo giorno non abbiamo nemmeno visto la splendida Villa dei Misteri. Il secondo giorno ci è bastato per vedere tutti i siti esterni e il terzo volevamo tornare a vedere gli scavi e anche per prendere foto e video, dato che siamo youtubers. A causa della mancanza di indicazioni e di chiarezza in fase di acquisto abbiamo dovuto acquistare un altro biglietto da 22. 26 più 22 alla fine fa 48 euro a persona, quindi decisamente poco conveniente. Insomma, speriamo con questo video di avervi aiutato a pianificare la vostra visita a Pompei e chissà, forse di aver supplito a qualche mancanza organizzativa del sito archeologico. Iscrivetevi al nostro canale per ulteriori contenuti sui viaggi e arrivederci al prossimo video. Ciao!